Ciao Ale, benvenuto alla nostra puntata di Le vostre postazioni. Oggi ragazzi abbiamo Alessandro. Ciao Alessandro. Ciao Mirko e ciao a tutti i ragazzi che sicuramente adesso staranno guardando questo video. Allora, sarà un format che prevederà diverse tipologie di postazioni. Oggi parliamo di una postazione, oserei dire quasi monomarca. Inizierei però con parlare del PC che hai utilizzato per sfruttare tutti i nostri simulatori. Sì, allora, sul PC ho montato una scheda video 4080, un processore i9 12900K, 32 GB di RAM e Come niente. monitor? Come monitor ho un Samsung G9 da 49 pollici ultra wide, E quanti Hz ha? Ricordamelo. 2,40. Perfetto, immagino che 2,44. con la tua scheda video e il tuo processore riesca a sfruttare molto bene Sì, tutti gli sì. Hz e gli FPS che può fare quel monitor, quindi immagino un'immagine fluidissima. Tu quali sono i simulatori che utilizzi di solito? Io gioco il 90% delle mie sessioni con Assetto Corsa, Il tuo che è gioco preferito? che è il mio gioco preferito. Giochi E anche ad altro, utilizzi anche altro, perché ogni tanto ti vedo anche nel rally, o utilizzi sempre modifiche. con i rally sempre con Assetto Corsa, e Ah, sono sempre mod. svariate mod che si Ah. trovano Beh, online. si presta molto anche a assetto corsa perché io ci ho giocato con alcune modifiche e le hanno utilizzato tanti perché comunque la fisica è ottima e poi è sfruttata anche nel rally. L'unica cosa magari sono lo sterrato è che non viene simulato magari come giochi Vero, più specifici. verissimo. Arriviamo alla tua postazione. A livello proprio di postazione sedile, che cosa hai? Allora, la postazione è una Track Racer TR8 con il sedile GT, poi l'ho personalizzato con svariati adesivi e le cinture di sicurezza e ci ho abbinato o meglio, ci ho comprato a parte perché si vende a parte il braccio che mi sostiene i vari cambi con il freno a mano. Aggiungo solo una piccola cosa, con il motore che successivamente vi indicherò, ho dovuto separare il braccio che reggeva il monitor, che era integrato alla postazione, l'ho dovuto separare e metterlo a muro, perché sinceramente le troppe vibrazioni me l'hanno crepato al centro, Ah, sinceramente. Quindi ho ok. dovuto separare il monitor per non avere più problemi. Sì, poi arriviamo anche al motore perché poi naturalmente più si sale di potenza e più anche la postazione per andare a smorzare queste forze deve essere veramente molto rinforzata. Senti un attimo, mi hai detto quindi anche il monitor quindi è separato e montato direttamente sul muro. Il sedile è sempre un Track Racer, credo che è il modello come il mio, quello con Eh le sì, quello orecchie. GT. Il GT, bello, bello, questo anche io mi ci trovo bene. Io in realtà avevo prima un OMP, ti dico che come stoffa in realtà mi piaceva un pochino di più come resistenza di stoffa, io non mi ci siedo tanto spesso, era un pochino più resistente, anche se era usato, però comunque molto molto comodo perché ha una bella seduta. Senti, arriviamo ai componenti della tua postazione, anche qui siamo di fronte a un bel monomarca, dici tutto. Ho un intero ecosistema SimMagic e sinceramente perché mi trovo molto molto bene. Te lo chiedo E subito, tu hai, prima di tutto questo, di tutta questa postazione, hai utilizzato, avevi altre basi? ho avuto il Club Sport 2.5 di Fanatec con Con il che volante pedaliera? V2 Formula e con la pedaliera V3 Ah, stock ok. originale. Tutto originale, perfetto. E sei passato a un ecosistema totale Dopodiché SimMagic. sono passato al SimMagic M10, Ah, poi è uscito ok. fuori produzione, mi sono trovato così bene che ho detto quasi quasi faccio l'ultimo salto di qualità e sono arrivato al SimMagic Alpha Ultimate, Ok. che è il motore quello da 23 Nm. E che volanti utilizzi? Allora, Vedo già come l'FX. volante, sì, come volante, ecco, te lo faccio proprio vedere. Allora, abbiamo l'FX Pro, Bello. che, ecco, agli occhi di sicuro è una bellezza, però poi arriveremo al mio preferito cioè tra pochissimo. Qui ho il mezzo calice Il rally. per divertirmi nel mondo un po' dei rally, che è una passione di mio padre. Poi qui ho praticamente la button plate è quella del SeaMagic GTC, che era quello E hai con cambiato. i Sì, taglietti sui lati. Però l'ho cambiato e ci ho messo un rim, quello con un rim tondo, eccolo qua. bello. E poi, Bello, no, bello anche questo. Ah, questo sempre anche con le frizioni, ce l'hai? sì, sempre con doppie frizioni, Mm. eccole, sì. E
adesso viene il mio preferito. Il mio preferito è il GT4, sempre con doppie frizioni. Questo pure l'ho provato. Questo secondo me è DC Magic il miglior volante come impugnatura, ergonomia, come trasferimento di feedback nelle mani. E devo essere sincero, doppiamente è quello che uso per competere un po' più, non dico ad alti livelli, ma nel mio piccolo, se Competere di devo più rispetto agli cercare di altri. vincere qualche garetta, ecco, utilizzo il GT4. Bene. Come pedaliera che utilizzi? Come pedaliera utilizzo sempre DC Magic la P2000, che è quella con cella di carico da 200 kg. Ok. È tanto che ce l'hai? La pedaliera è un annetto, sinceramente. Ok. Sì, Senti, un annetto. io ho adorato l'acceleratore di quella pedaliera. In realtà la frizione non mi sono trovato benissimo perché trovo nella parte finale, cioè quella soprattutto nelle partenze, una troppa scattosità. Ho amici che ce l'hanno e l'hanno risolta accorciando un pochino la corsa e quindi togliendo un pochino quel doppio stacco. Tu, la tua esperienza? Sì, c'hai ragione, nel senso che quando ti arriva la monti e la provi, ok, che con acceleratore e freno è ovvio che uno deve fare un po' di pratica e memorizzare come Il nuovo sia feeling. l'accelerata, il feeling nuovo, ecco, bravissimo, con l'accelerata e la frenata. Con la frizione è totalmente diverso perché avendo il doppio stacco di, Sì, come dice Magic, per simulare una frizione da corsa, magari quel doppio stacco sembra un po' troppo accentuato, quindi sembra, se è magari un po' uno troppo vuole accentuato. dosarla, cioè sì, ecco, bravissimo, sì, è vero. È un po' Se uno vuole dosarla non riesce perché arrivi a quel 30% e poi c'è quel saltino Sì, che che ti fa track scattare il piede. ti fa scattare il piede. E io non l'ho modificato, o meglio, non ho toccato nulla. La molla è sempre quella stock. Ci ho solamente preso la Io ho mano. provato Cioè, anche la con conosco altre a molle, memoria. ma se è troppo morbida poi ritorna male, se è troppo dura accento Ritorna troppo. ancora di più quella cosa perché mi sembra di base è montata all'intermedia. Per quanto riguarda il Sì. freno, che configurazione utilizzi? Per il freno ho lasciato la configurazione quella standard, la stock, con la molla rossa e la molla gialla, che sono un intermedio, cioè non sono né troppo dure, cioè la Sì, frenata non è sì. né troppo dura né Però troppo morbida, non si ecco. perde un pochino la parte in cui dovrebbe murare, perché poi tu comunque se vuoi senti sempre che riesci anche con la molla a dare di più con la corsa del pedale. Anche tu l'hai trovato, perché naturalmente poi con il freno è soprattutto una memoria muscolare, quindi piano piano che giochi, ti abitui praticamente a tutto. Cioè, persone giocano ancora con la pedaliera col freno del G27 che è posizionale, quindi il corpo si abitua a tutto. Tu mh, ti sei trovato bene con il discorso delle molle a dover comunque fermarti a un certo punto, perché se volendo potresti andare anche oltre. Perché molti, anche io avevo detto, ho fatto degli elastomeri anche per questa pedaliera, proprio per evitare quella cosa e avere comunque una sorta di fermo in cui tu puoi continuare a premere, però bene o male il pedale è fermo. Là comunque... Fermo, sì. Sì, Tu però qua ti sei comunque abituato. mi sono abituato, ti sono sincero, o meglio, per come la vedo io, Sì. dipende tutto da come una persona ci si abitua. Magari uno ci si abitua anche male con pedaliera ad alto livello, Sì, sì. però una volta abituato ad una frenata, poi ritornare a cambiare ancora No, certo. potrebbe solo peggiorare la situazione. Io adesso, ecco, No, io sono d'accordo con te che perseverare in un'idea sicuramente ti porta a un miglioramento anche nella guida. Cioè fare continue modifiche e soprattutto poi nel tempo sempre stare a cambiare non porta a giovamento. Io sono per starci magari all'inizio un pochino nelle modifiche e poi bravissimo. godersela. Io infatti gioco sempre anch'io con la stessa pedaliera ormai da anni. Ho possibilità di provarne mille, ma poi ritorno sempre su quella perché sono ormai tarato su quella cosa là. E appunto condivido anch'io il fatto che cambiare in continuo non è la strada giusta. Arriviamo agli optional che hai lì sulla destra, freno a mano, vedo. Dimmi tu. Sì. Continuiamo sempre ed ovviamente con gli accessori di C-Magic. Vabbè, qui c'è il kill switch della base motore, l'ho abbinato Quello è qui. un optional? Con Ultimate, con È la base nella... Ultimate me ne hai cioè fornito. ti arriva incluso. Ok. Con le due un po' più piccoline invece è un optional che si compra a parte. Ok. Di fianco c'è il freno a mano TB1
Ok, quello l'ho provato. Qui il cambio sequenziale. Scusami, il TB1 l'hai tenuto così originale come te l'hanno mandato o hai modificato l'elastomero interno? Ho, ho provato a mettere l'elastomero in quello un po' più duro, non mi sono trovato tanto bene e poi sono ritornato Ah, come era all'elastomero, quello originale. originale. Perfetto, perfetto. Magari potrei, sono sincero, potrei provare qualche altro tipo di elastomero. E appunto, ecco, so Sarebbe che da tu... provare anche un doppio elastomero, che comunque è una bella cosa. Oppure Eh, metterlo nell'elastomero all'interno della molla per togliere tutta quella parte di corsa della molla. È un'idea. Perché è un po' morbidina sulla prima parte. A me, per esempio, la prima parte mi piacerebbe un pochino più corposa. Poi regge bene sulla parte dell'elastomero. La prima parte è un po'. un po' È molle. vero che uno lo fa con decisione, cioè non è che serve tanta forza, però. E poi anche là è questione di gusti. Cambio? Cambio, al centro ho fissato il Q1, che è il sequenziale di Magic, e poi di fianco ho messo il cambio ad H, che funge anche da cambio sequenziale, tra l'altro. Beh, però Sempre penso che è di... imparagonabile. Anche io ho il Q1, è uno dei cambi sequenziali che più mi piace. Immagino che la conversione a sequenziale non sia paragonabile al. No. Eh, Sì. Allora, è un discorso di più che altro di come uno vuole acquistare o vuole spendere, eh, perché acquistando solo il cambio sequenziale, poi tu hai solo il cambio sì, sequenziale che però è costa. bello. Sì, ti dà quella sensazione di cambiata che senti proprio Eh, la botta della cambiata che dici cavolo, ti gasa. sì, L'altro invece è sordo, cioè quando sì. tu tiri avanti o dietro è sordo, ecco, cioè è completamente diverso, è quasi insonorizzata la cambiata. Però il cambio ad H invece è diverso lì, è carino il meccanismo, cioè è Tu fatto anche là bene. mi hai detto che non hai provato con altri cambi, non hai avuto il Fanatec, non hai provato l'SQ No, 1.5, questo è il tuo unico cambio. è il mio Perfetto. unico e primo, sì, sono i miei primi due cambi. Perfetto, perfetto. Ale, io ti ringrazio. Ricordo a tutti i ragazzi che Alessandro ha un canale Instagram dove potete iscrivervi e andare a vedere tutti i suoi contenuti. E Alessandro, io ti ringrazio veramente per la disponibilità. Ragazzi, vi saluto tutti e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!